Buongiorno, oggi voglio parlare con voi della situazione scolastica attuale. Ci troviamo che i nostri figli dovranno iniziare una scuola molto particolare quest'anno. Ci sono l'uso delle mascherine, i banchi monoposto, tutta una serie di attuazioni di regole che fino ad oggi chiaramente ci erano sconosciute. Soprattutto oggi è importante quindi che i nostri figli non si ammalino di una influenza normale. Diciamo che il video di oggi è per cercare di mantenere le scuole aperte e di non avere quel colpo di tosse o quel raffreddore che ovviamente durante l'inverno ci sarà perché vuoi o non vuoi l'influenza c'è, i virus parainfluenzali, di cui anche il Covid fa parte perché è un virus parainfluenzale, chiaramente ci sono, evidentemente ogni inverno ha la sua influenza, le sue parainfluenze, quindi raffreddori, colpi di tosse e bronchiti ci saranno evidentemente per tutti e soprattutto nei bambini che sappiamo appunto decimati di solito tra dicembre e febbraio, bambini a scuola insomma sempre meno perché stanno a casa per il raffreddore. Allora, quest'anno dobbiamo invece fare la battaglia contro il raffreddore perché al primo colpo di tosse la scuola, da quello che capisco, potrebbe essere chiusa. Quindi grande danno per noi genitori, ma soprattutto grande danno per questi ragazzi che già da marzo diciamo che hanno lasciato perdere un pochettino lo studio quello vero, lo studio quello che si fa in classe. Allora, come facciamo a combattere questo famoso colpo di tosse? Oggi vi presento una facile soluzione: diffusori con oli essenziali all'interno. Ve la presento perché questa è una terapia che possiamo fare tranquillamente dalla materna fino al liceo e che costa 2 lire ed è testimoniata da pubblicazioni scientifiche. Sul sito, sull'articolo che andrà a essere correlato con questo video, troverete tutte le slide che vi ho preparato e tutti gli articoli che ho trovato, soprattutto articoli fatti, lavori scientifici fatti dall'Istituto Superiore di Sanità, il quale Istituto Superiore di Sanità per anni ha fatto proprio dei convegni sugli oli essenziali. Ve ne riporto e ne vedrete sull'articolo 2, uno fatto nel 2014 e l'altro fatto nel 2015. Vi ho messo anche l'indice e il programma, diciamo, dei vari convegni e potrete leggere quindi che gli argomenti sono oli essenziali come terapia antimicrobica, antinfiammatoria, antivirale. Potrete leggere l'applicazione degli oli essenziali in chirurgia, nel post chirurgia, per evitare tutte quelle infezioni, sovrainfezioni di ferite chirurgiche. Importantissimo, si evince sempre dalle pubblicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità l'uso degli oli essenziali per evitare nell'ambiente ospedaliero, per evitare tutte quelle patologie, ad esempio le polmoniti, che si prendono in ambiente nosocomiale, cioè appunto ospedaliero. Fino ad arrivare all'applicazione degli oli essenziali in oncologia e anche è stato visto gli oli essenziali in veterinaria. Quindi tutto questo potete tranquillamente vederveli, sono convegni che sono scaricabili da internet, quindi se avrete poi piacere di approfondire queste tematiche siete liberi di farlo. Oggi io vi riporto e voglio parlare con voi, quindi vi chiedo di portare tutto questo materiale ai dirigenti scolastici della vostra la scuola di vostro figlio, che sia appunto dall'asilo fino al liceo, per far capire l'importanza dei diffusori in classe. Un diffusore costa intorno ai 20 euro e gli oli essenziali idem, diciamo dai 10 ai 20 euro, e una boccetta di oli essenziali dura parecchio.
Quindi se noi faremo andare un diffusore per almeno 3 ore durante la giornata, noi saremo tranquilli che l'aria è completamente disinfettata da virus e batteri e i nostri figli potranno anche usufruire di una terapia tipo aerosol per pulire tutta la parte delle vie respiratorie, sia superiore addirittura anche inferiore, quindi sia per bambini normali, ma senza patologie intendevo, ma anche per bambini ad esempio che possono avere l'asma. Questi sono diffusori e oli essenziali che vi andrò a consigliare, che potranno aiutare tantissimi bambini, sia bambini senza patologia sia bambini con patologia. Veniamo all'articolo che vi ho citato prima. Allora, questa è una rivista, si chiama Natural 1 e questo è il numero di maggio del 2018. È stato fatto un studio sulle RSA, quindi su una residenza sanitaria assistita. Lo studio consisteva nel mettere appunto durante la notte in delle stanze di questi pazienti dei diffusori con oli essenziali, quindi ci saranno state in questa residenza stanze con diffusore e stanze senza diffusore per vedere la differenza nei pazienti. Questa diffusione ambientale ha sortito due effetti: una sanificazione dei locali con abbattimento degli agenti patogeni notoriamente ritenuti responsabili di quelle che vengono definite malattie nosocomiali. Sappiamo tutti che purtroppo gli anziani entrano con una patologia ma muoiono ad esempio di polmonite perché hanno preso ad esempio una Klebsiella dovuta all'ambiente ospedaliero, e non perché ce l'avessero loro, ma perché l'hanno trovata nell'ambiente ospedaliero. Secondo effetto, la drastica riduzione di diverse categorie di farmaci che normalmente vengono prescritte agli ospiti per tutelare il loro apparato respiratorio, quindi antibiotici, mucolitici, broncodilatatori e corticosteroidi. Tutti questi farmaci sono stati drasticamente ridotti dall'uso di un banale diffusore con oli essenziali. Tanto banale non lo è. Allora, troverete anche uno schema, una tabella in cui vedrete la riduzione drastica, ad esempio degli antibiotici, meno il 70%, dei mucolitici, quelli che sciolgono il catarro per intenderci, il meno 100% nelle stanze appunto con i diffusori. Broncodilatatori meno il 100%. I FANS, cioè tutti quei farmaci antinfiammatori, meno il 33%. I corticosteroidi, quindi il cortisone per intenderci, meno il 77%. Un aspetto molto curioso è che di tutto questo anche i pazienti senza che dormivano e stavano nelle stanze senza diffusore hanno avuto gli stessi benefici dei pazienti con il diffusore, perché giustamente l'aria è libera di circolare, almeno l'aria è libera di circolare, e quindi gli oli essenziali dalla stanza dei pazienti è riuscita ad arrivare anche nelle altre stanze di tutta l'RSA. Quindi c'è stato un calo sostanziale, drastico direi, di tutti i farmaci che assumevano tutti i pazienti dell'RSA. Cosa è stato utilizzato nell'esperimento? 5 oli essenziali, ve li leggo: la lavanda, il caceput, l'abete siberiano, il mirto e il geranio. Nell'articolo troverete anche come comporre questa miscela, quante gocce utilizzarne e soprattutto distinguere quali oli essenziali potranno essere utilizzati per bambini fino a 3 anni, dai 3 ai 6 anni e dai 6 anni in poi, compresi gli adulti e gli anziani. Ricordiamoci appunto che questo lavoro è stato fatto sugli anziani. Quindi vi prego, cerchiamo di portare tutto questo materiale ai dirigenti scolastici della nostra scuola, sensibilizzare i dirigenti scolastici, pagare noi un diffusore senza
per carità aggravare la scuola di questa ulteriore spesa, quindi compriamo il diffusore per la nostra classe, gli oli essenziali che troverete sull'articolo che vi consiglierò insieme alle dosi, e far circolare ogni tanto, accendere questo diffusore all'interno della nostra classe. Vedrete che le scuole così rimarranno aperte tutto l'anno. Grazie.